Grazie per partecipare così numerosi a questa conferenza stampa in cui vogliamo presentarvi lo studio di fattibilità che è stato fatto su Fabretto. Ringrazio, come ha già fatto il sindaco, anche gli uffici perché hanno interpretato al meglio quella che è l'idea dell'amministrazione. Una delle nostre sfide era proprio quella di rendere la città sotto i vari punti di vista più accessibile e più fruibile. Mi hanno spiegato che c'è una differenza notevole e se ci pensate anche voi è proprio così, non solo accessibilità ma anche fruibilità degli spazi cittadini. E appunto ringrazio gli uffici per aver intercettato a pieno la possibilità di utilizzare dei finanziamenti per realizzare quest'opera, per progettare quest'opera. L'altro upgrade di questo impianto sarà la pista in ghiaia e la pista finlandese in corteccia, proprio create per facilitare il recupero post-infortunio degli atleti infortunati. Il principio ispiratore è venuto fuori, proprio se ne parlava con Giulio di questo bando, guardando le Paralimpiadi, erano le estive del 2024, dove sostanzialmente questi atleti fanno di tutto, ma ci sono alcune categorie che hanno sempre chi gli dice cosa deve fare. E per cui io da sportivo mi sono messo un po' nei loro panni e sarà questo il principio ispiratore, e infatti su questo dopo dovremo confrontarci anche con le rispettive categorie sulle scelte che abbiamo fatto, perché l'idea è che la persona, diciamo in questo fattispecie è più semplicemente esemplificabile, non vedente possa correre in libertà, ovvero arriva lì col mezzo pubblico, scende e usufruisce della pista con i suoi allenamenti, con i suoi tempi di recupero e nelle aree successive poi che abbiamo anche provato a pensare, fa i suoi esercizi di recupero e riesce a condurre la sua giornata in autonomia. Quindi questo era il principio ispiratore e sostanzialmente è su questo dopo che ci siamo mossi, provando a ipotizzare alcune soluzioni tecnologiche. Quando pensiamo a rendere accessibili gli spazi pubblici, le soluzioni di solito si presentano così: rampe di cemento e superfici piane progettate per superare gli ostacoli fisici. Ma per un atleta ipovedente, una superficie piana non garantisce l'indipendenza. Per percorrere in sicurezza una pista di atletica dipendono ancora da una corda e da una guida umana. C'è un netto divario nel modo in cui progettiamo per le diverse esigenze. Chi è in sedia a rotelle può raggiungere velocità elevate e muoversi senza assistenza su una corsia libera. Eliminare gli ostacoli fisici garantisce l'accesso, ma le barriere sensoriali e cognitive impediscono ancora l'autonomia assoluta. La città di Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, sta testando una soluzione completa a questo problema. Il Comune e la Regione stanno investendo 910.000 euro per ristrutturare completamente lo storico campo di atletica Fabretto. Il loro obiettivo va oltre il rispetto delle norme edilizie standard. Stanno progettando la struttura per una totale accessibilità sensoriale. Il metro di misura del successo qui è una struttura in cui ogni singolo utente possa arrivare, allenarsi e andarsene in totale autonomia. Questo progetto tecnico mostra la disposizione del rinnovato campo Fabretto. Il design tiene conto dell'intero percorso dell'atleta. Un utente può scendere dai mezzi pubblici e raggiungere i nuovi spogliatoi senza incontrare una sola discontinuità architettonica. Per gli atleti ipovedenti, la classica guida umana è sostituita dal sistema di radiofari Ledi Smart. Questo diagramma mostra come funziona il sistema. Il dispositivo personale dell'atleta rileva questi fari acustici certificati, fornendo precisi segnali audio autonomi per l'orientamento. Questa infrastruttura digitale invisibile garantisce che l'indipendenza dell'atleta inizi a chilometri di distanza dai blocchi di partenza. Il fulcro dell'intervento è una nuova pista perimetrale di 550 metri, completamente separata dalle corsie olimpiche standard. Utilizza colori vivaci ad alto contrasto, pensati appositamente per gli ipovedenti, insieme a una barra LED continua a filo per guidarli in condizioni di scarsa luminosità. La sicurezza è integrata nella geometria. La pista è esattamente al livello del terreno circostante, per evitare inciampi, e presenta una doppia corsia larga 3 metri per prevenire collisioni. La progettazione tiene conto anche dell'ambiente. La pista è realizzata in gomma colata porosa che galleggia sul terreno, consentendo all'acqua piovana di drenare naturalmente e proteggendo le radici degli alberi.
Accanto alla pista in gomma c'è un percorso alternativo, una pista di finitura in corteccia di legno, pensata appositamente per ridurre l'impatto sulle articolazioni degli atleti che recuperano da infortuni. Ogni elemento del design della pista funge da strumento multisensoriale che protegge attivamente chi lo usa. Il campo presenta anche 2 grandi aree di allenamento specializzate, realizzate lungo il circuito principale. Questo è il polo per il fitness e il calisthenics di 300 metri quadri. Utilizza una pavimentazione antitrauma ad alto spessore per prevenire gli infortuni. I macchinari qui sono progettati con ampi spazi di manovra per poter essere utilizzati direttamente in sedia a rotelle. L'accessibilità cognitiva è integrata in ogni postazione, con segnaletica in braille e sistemi di assistenza vocale che spiegano come usare le attrezzature. Lì vicino c'è il polo riabilitativo di 150 metri quadri, pensato per un recupero mirato e tranquillo. Gli utenti ipovedenti si affidano molto ai segnali acustici. Barriere fonoassorbenti bloccano il rumore caotico della strada vicina, creando un ambiente acustico sicuro. Queste aree garantiscono che gli atleti mantengano la propria indipendenza in ogni fase della loro routine, dall'allenamento ad alta intensità alla riabilitazione. Il progetto Fabretto si basa sulla filosofia del design per tutti. Rendere uno spazio altamente funzionale per esigenze specifiche migliora l'esperienza di chiunque. Non ci sono aree segregate. Atleti paralimpici, corridori normodotati e pazienti in riabilitazione utilizzano contemporaneamente la stessa identica infrastruttura. I percorsi ampi e pianeggianti e le superfici antitrauma sono altrettanto utili per un genitore con il passeggino o per un residente locale che si riprende da una distorsione alla caviglia. Quando una città rimuove le barriere per i casi più estremi, l'intera comunità sperimenta un ambiente senza ostacoli. Il campo funziona come un prototipo vivente, continuamente perfezionato attraverso la collaborazione diretta e i feedback delle associazioni locali per disabili. I progettisti e il comune stanno creando un modello che intendono esportare in altre città a livello globale. Progettare per l'autonomia assoluta sposta l'inclusione da semplice sistemazione speciale a standard universale per lo spazio pubblico.